In questa lezione vi porterò alla scoperta dell'arte barbarica, ma se siete interessati alla lezione integrale potete richiederla nel primo link in descrizione. Scopriremo un periodo storico, quello anche dell'Alto Medioevo, quando ci sono state appunto le invasioni barbariche, e scopriremo un'arte che è molto diversa, diciamo, dall'arte della classicità soprattutto. E infatti nell'antichità greca-romana il termine barbaro significava colui che era straniero, che non sapeva parlare e quindi ha sempre avuto una connotazione molto negativa. Qui vedete uno dei capolavori dell'oreficeria dell'arte barbarica. Erano chiamati barbari tutte quelle popolazioni che erano stanziate nei territori dell'impero romano, però di stirpe diversa. Erano considerati, diciamo, rozzi, incivili, e quindi la connotazione di arte barbarica presuppone di per sé un giudizio molto negativo, soprattutto se si prende come metro di riferimento, diciamo, la classicità. Nell'antica Grecia la bellezza consisteva in una perfezione delle forme, no? E quindi l'idea di una bellezza ideale, se pensate al Doriforo, sapete che l'uomo, la testa è il metro di misura, un ottavo del corpo, e quindi c'è un'idea di bellezza, di proporzione, di armonia. E le statue, se voi pensate all'arte greca, non assomigliano a nessuno di reale, no? Perché deve essere una bellezza idealizzata. Ci sarà poi, soprattutto anche nel periodo medievale, secondo anche Sant'Agostino, l'idea che una bellezza sensibile poteva essere pericolosa, una bellezza anche, diciamo che si rifà a qualcosa di naturale. Quindi è per questo che anche durante tutto il periodo, vedremo, dell'Alto Medioevo, anche nelle popolazioni cristiane, si cerca di non rappresentare la bellezza sensibile perché poteva portare a dei bassi istinti, al peccato di idolatria. I romani si erano molto avvicinati a un realismo rispetto ai greci, no? Se pensate per esempio a questo ritratto funerario del primo secolo avanti Cristo, ci mostra, lo vedete benissimo, un personaggio nella sua verità anatomica. Guardate le orecchie molto grandi, anche a sventola. Oppure guardate per esempio quest'altro personaggio qua, no? È un personaggio che proveniva, diciamo, da Pompei. C'è un grande realismo nell'arte romana. Innanzitutto ci fu un editto importante chiamato l'Editto di Milano del 312 che sancisce la libertà di culto e pone fine nell'impero alle persecuzioni dei cristiani, no? E poi solo con l'Editto di Tessalonica però la religione di Stato ufficiale diventerà quella cristiana e siamo nel 380. Ancora non ci sono state le invasioni di questi popoli barbari. Sapete che con le invasioni cadrà l'impero romano d'Occidente, no? Nel 476. E quindi vedremo poi come questi anche barbari si adegueranno a quella che è la religione dell'impero e diventeranno anche un popolo cristianizzato. L'impero romano, com'è che avviene questa incursione anche dei barbari? L'impero romano, lo sapete, era un impero molto vasto. Considerate che già con Diocleziano erano state create 4 aree. Costantino aveva cercato di riunificare tutto l'impero e però con Teodosio l'impero fu diviso, l'impero d'Occidente con capitale Ravenna e l'impero d'Oriente poi con capitale Costantinopoli o Bisanzio. E finisce, come vi aveva anticipato, l'impero d'Occidente proprio nel 476, quando avvengono queste invasioni barbariche e sarà proprio Odoacre, il re degli Eruli, che depone Romolo Augusto, che è l'ultimo imperatore. L'impero era così grande da gestire, è logico, sui confini c'erano queste popolazioni che premevano per entrare. All'inizio viene fatto una sorta di acquarteramento, cioè vengono fatti, diciamo, entrare sulle frontiere e iniziano un po' a entrare in relazione con i cittadini romani. E poi si dice che il senso di amore cristiano, la carità, avessero un po' rammollito
i romani, e quindi da questo momento in poi i barbari prenderanno il sopravvento e conquisteranno appunto e faranno terminare l'impero romano d'Occidente. Considerate che l'impero romano d'Oriente invece sopravviverà per molto tempo, perché la caduta dell'impero romano d'Oriente, che aveva capitale, abbiamo detto, Costantinopoli, l'antica Bisanzio, terminerà nel 1453. Considerate che durante il periodo dell'invasione ostrogote sarà appunto capitale proprio Ravenna. Ravenna sarà una delle città più importanti, soprattutto con Teodorico. Poi nel VI secolo una parte dell'Italia venne riconquistata poi successivamente dall'impero d'Oriente con Giustiniano, che farà diventare Ravenna invece, è il periodo successivo, una città ricca e potente, la più poteva rivaleggiare davvero con città importantissime anche per il punto strategico in cui si trovava. Guardate, questa è la situazione dell'Europa nel 526 d.C. Ci sono questi regni romano-barbarici e poi c'è il restante impero romano d'Oriente. L'impero romano d'Oriente, lo vedete, è confinato a questa parte qua, no? Dove troviamo Costantinopoli che abbiamo detto. Tutta l'Italia che conosciamo, diciamo, è in mano agli Ostrogoti. Poi ci sono i Burgunti, ci sono gli Slavi, qua i Turingi, ci sono i Franchi, ci sono i Sassoni, ci sono i Danesi, ci sono i Visigoti in Spagna, gli Svevi e il regno dei Vandali. Capite bene che tutta, diciamo, l'Europa è stata conquistata e il regno romano d'Occidente non esiste più. L'Alto Medioevo è considerato però da tutto un periodo di crisi, è un periodo in cui ci sono invasioni, abbiamo detto carestie, e quindi le città per esempio si spopolano. E Carlo Magno poi successivamente frammenterà l'impero, no, in tutte Marche e i ducati e ponerà poi dei vassalli a capo dei territori e nasce tutto quello che è il sistema feudale, un'economia che diventa chiusa, un'economia, si usava il baratto, no? Non è un'economia aperta e libera. E quindi le città, vi dicevo, si spopolano, la vita si svolge prevalentemente nelle campagne e il punto di riferimento sarà il vescovo. Guardate, questa è Firenze, per farvi capire, queste sono le cerchie di mura della città di Firenze, da quando nasce in epoca romana, la Florenzia romana, è la cerchia di mura rossa. Guardate, il periodo che stiamo considerando delle invasioni barbariche è il periodo in cui la città si restringe, perché la seconda cerchia di mura, vedete, questa è Piazza Duomo, più o meno la cerchia di mura, la prima del secondo secolo d.C., arrivava a comprendere il limite, diciamo, lì dove c'è il Duomo, è la parte che conoscete dove c'è Piazza della Repubblica, no? Proprio il nucleo più antico, no? L'attuale Piazza della Repubblica. Qui, guardate, in epoca longobarda, diciamo in epoca barbarica, è il periodo in cui la città da 10.000 abitanti si riduce a 1.000 abitanti. Quello che vi dicevo, la città si spopola. Veniamo anche alle conquiste dei Longobardi, no? Perché l'Italia, sapete, è stata sia bizantina, tra l'altro Longobardi e Bizantini si contendono i territori, no? E i Longobardi provengono dalla Pannonia, che è l'attuale Ungheria, penetrano in Italia, arrivano dall'Ungheria, fondano un regno che avrà come capitale Pavia, il Ducato di Spoleto, e anche si spingeranno fino a Benevento. Vedete, il Ducato di Spoleto è qua, questo è il Ducato di Benevento e questo invece è tutto il territorio longobardo legato al Ducato del Friuli. E poi loro, rispetto agli Ostrogoti, porteranno avanti una integrazione che è molto più lenta. Però grazie ai Longobardi avremo appunto la nascita, lo sviluppo di quella che è la civiltà medievale. Invito a vedere i territori bizantini, sono rimasti la Sicilia, il Ducato di Calabria, questi in giallo sono Venezia
bizantina. Ravenna qui è stata conquistata, vedete? I Longobardi in Italia, vi dicevo, c'è il re Alboino che invasero il nord Italia nel 568, occuparono, abbiamo detto, tutta la pianura padana, la capitale fu Pavia e poi invasero, vi ho fatto vedere anche il sud con Benevento e anche il Ducato di Spoleto. Ci furono altri regnanti come il re Autari. E cosa fece Re Autari? Perché è importante? Perché fu colui che avviò il processo di conversione dei Longobardi al cattolicesimo. Quindi i Longobardi diventano cristiani. Infatti, poi ci sarà poi anche Liutprando che ampliò le conquiste del regno e è lui che espugnò Ravenna, ponendo fine, per esempio, alla presenza bizantina in Italia. E mentre prima c'era stato con gli altri sovrani un atteggiamento di collaborazione, i Longobardi invece promossero una politica che non volevano integrarsi con gli italici. L'ascesa del papato che vi dicevo, perché la Chiesa a questo punto consolida il suo potere, fu consolidato proprio questo potere con Papa Gregorio Magno, che gli viene un'autorità riconosciuta sia da parte dei Longobardi che dei Bizantini. E la legittimazione di questo potere avviene proprio con la donazione di Sutri e concede proprio a Gregorio II questa volta il territorio che costituirà il futuro Stato della Chiesa. Guardiamo appunto cosa segna anche questa ascesa del papato. La conversione praticamente di queste popolazioni longobarde, poi vi mostrerò proprio in dettaglio i loro manufatti, favorì la diffusione del monachesimo e quindi furono costruiti dei conventi e nei conventi, lo sapete, ci sono i frati, sono dedicati alla preghiera, al lavoro manuale e nascono proprio anche i monaci amanuensi, no? Nei monasteri ci sono le biblioteche, provvedono allo studio dei testi e alla trascrizione di questi testi, no? Di questi manoscritti, sono testi sacri importanti come la Bibbia, ma non solo, ci saranno tante tipologie, lo vedremo anche di libri, dal Salterio, dal Corale, dall'Antifonario e così via. E grazie a tutti questi amanuensi che svolgevano la loro professione nei monasteri, si è conservato e tramandato anche tutto il sapere letterario, tutto il patrimonio letterario. I monasteri logicamente possedevano una biblioteca. Qui vedete proprio in questa illustrazione degli amanuensi che stanno trascrivendo proprio i testi sacri, ma anche testi della classicità. Allora, iniziamo subito con l'arte barbarica e vediamo come a partire dal V secolo in Italia si insediano prima i Goti, gli Ostrogoti che abbiamo visto, il periodo ostrogotico e poi i Longobardi. I Goti si integrano con la popolazione locale, pensate anche a Teodorico. I Longobardi, come vi ho detto, inizialmente la loro coesistenza fu molto più difficile a causa di problemi sia sociali, religiosi, dopo cercheranno in un certo senso di assorbire la cultura locale. La caratteristica principale, che avevo anticipato, è quella di una produzione artistica legata a popoli che non sono romanizzati e quindi si devono piano piano integrare. Per il discorso si faceva in un certo senso di immigrazione, queste popolazioni arrivano, poi invadono, è logico, e il fatto che sono nomadi. Barbaro in realtà significa straniero, ma anche balbettante, incapace di parlare una lingua come era quella greca e quindi per questo straniero. L'arte barbarica però si innesta, diciamo, sopra quella che è l'arte romana e anche l'arte paleocristiana e bizantina. E la prima cosa che vi dovete ricordare è che nasce come arte mobile, con oggetti, che avevo detto, di piccole dimensioni, oggetti che loro potevano trasportare facilmente. Quindi gioielli, fibole saranno oggetti di oreficeria, ma faranno anche armi, faranno delle sculture anche in legno, in avorio e anche degli utensili. Queste sono le caratteristiche principali che poi vi mostrerò in dettaglio mostrandovi gli oggetti. Hanno un carattere decorativo,
ci sono molti elementi geometrici e quindi fanno sia elementi vegetali, animali, ma elementi anche a motivi di intreccio, vedremo nastro, uno stile che è caratterizzato da una policromia, cioè vedrete sono manufatti molto colorati, hanno proprio questo interesse per la decorazione e soprattutto, non so se avete mai sentito parlare dell'horror vacui. Hanno la paura degli spazi vuoti. Tutto è sempre riempito di decori, di intrecci, di nastri. E poi appunto loro usavano anche pietre preziose, usavano metalli come l'oro, l'argento, sanno usare queste tecniche benissimo e diventeranno degli orafi molto raffinati e useranno la filigrana, dei filamenti di oro e d'argento che salderanno insieme, oppure useranno degli smalti, delle paste vitree. Guardate, per esempio, questa è una produzione già di popolazioni barbariche. L'Evangelario di Kells è straordinario perché è una tempera su pergamena, si trova a Dublino e gli artisti, è logico, barbari, non conoscono l'arte classica, abbiamo detto, e amarono molto questi intrecci complicati, questi intrecci tortuosi. Guardate questo Evangelario. Evangelario contiene il testo completo dei Vangeli, differente dall'Evangelistario. L'Evangelistario invece contiene solo qualche brano di quelli che si leggono, per esempio, durante la messa, brani dei Vangeli, ma non i testi integrali. L'Evangelario invece contiene tutto il testo integrale, no? E qui guardate gli animali, i personaggi che vengono inseriti, sono ridotti a elementi decorativi. La figura umana vedremo che viene spesso ignorata o rappresentata, diciamo, senza volumetria. Questo è sempre l'Evangelario di Kells, questi sono i quattro evangelisti. E vi ho detto che l'Evangelario comprende i testi completi di tutti e quattro i Vangeli: Matteo, Marco, il leone, Luca, il bue alato e Giovanni l'aquila. Se io non vi avessi detto che questi sono gli evangelisti, noi siamo abituati anche a vederli in forme rappresentate zoomorfe, ma queste, vedete, sono molto più semplificate, però l'arte barbarica, siccome è improntata anche a una grande fantasia, a una grande pazienza, una grande, devo dire, maestria, perché fare anche un libro miniato come questo voleva dire un lavoro incredibile, no? E quindi non possiamo paragonarla, è logico, all'arte classica, è diversa per forza, non si può paragonare nemmeno rispetto all'arte romana e nemmeno si può considerare più involuta rispetto all'arte romana perché è un'arte invece di una grande maestria e perizia. Iniziamo subito con le prime testimonianze, per esempio Longobardi. Sono questi oggetti d'oro, sono fibule, sono fibbie, armi, gioielli, croci, quando lo sapete diventano cristianizzati, e si tratta, lo vedete benissimo, oggetti di piccolo formato, perché queste civiltà sono nomadi, non si esprimono con opere monumentali come abbiamo visto nell'arte greca, nell'arte romana,